tutti! Oggi abbiamo fatto i nidi di tagliatelle al forno per 5 persone e vi svegliamo tutti i segreti per farli così perfetti, per mantenerli, vedete, belli porzionati e integri. Vediamo la ricetta. Per fare i nidi di tagliatelle al forno noi utilizziamo 350 g di nidi di rondine che corrispondono a 15 nidi, 1 litro e 400 ml di passata di pomodoro, 5 cucchiai di olio extravergine di oliva, mezza cipolla, un ciuffetto di prezzemolo, 250 g di mozzarelle, 60 g di parmigiano reggiano, 250 g di carne macinata, questa è metà manzo e metà maiale, un uovo piccolo, 20 g di mollica di pane, una fettina di aglio, un cucchiaio di pan grattato e sale quanto basta. Tritiamo il prezzemolo e l'aglio. Aggiungiamo l'uovo alla carne, la mollica sbriciolata, il prezzemolo e l'aglio che abbiamo tritato, il parmigiano, il sale e amalgamiamo. Aggiungiamo il pan grattato. A questo punto cominciamo a formare delle polpettine. Nella ricetta delle polpette, le polpettine piccole da mettere nella pasta al forno ve l'abbiamo fatta vedere, vi abbiamo fatto vedere quelle tradizionali baresi che vengono fritte, adesso faremo solo un piccolo soffritto, giusto? Sì. Però se volete proprio quelle classiche, andatevi a vedere la ricetta delle polpettine della nonna Baresi, quelle che noi in genere nel barese mettiamo nella pasta al forno, e potete utilizzare anche quello. Questa è una versione più veloce. Tagliamo la cipolla. Ci siamo spostate sui fornelli, mettiamo 5 cucchiai di olio extravergine di oliva in una pentola. Accendiamo la fiamma. Come deve essere la fiamma? Di fiamma media, medio-alta. L'olio è caldo, aggiungiamo la cipolla. Dopo un poco aggiungiamo le polpette. Quindi appena sentite, vedete, sfrigolare l'olio, ci aggiungiamo le polpettine, che in realtà ci abbiamo messo pochissimo a fare perché sono 250 g di carne, quindi pochissimo. Anche se sono piccole, le fate in fretta. Questo tra l'altro è un primo piatto che piace veramente a tutti, difficile che non piaccia, e poi sfizioso perché è bello da presentare, da vedere. I nidi di rondine sono bellissimi nel piatto, facili da porzionare. È uno di quei primi che può essere preparato in anticipo ed è anche uno di quei primi adatto ai buffet, proprio per la questione che si porziona facilmente. Quindi un primo piatto davvero vincente che noi facciamo per i pranzi della domenica, ma anche per i pranzi delle occasioni, quindi Natale, Pasqua, Capodanno, va benissimo come primo piatto. Se poi volete sapere altre informazioni sui primi piatti più buoni d'Italia, andate a vedere la nostra playlist, perché ve li stiamo facendo vedere tutti. Quindi se volete nuove idee, non sapete cosa cucinare a pranzo, andateveli a guardare. Abbiamo un sacco di primi piatti tradizionali italiani, fatti seguendo la tradizione, quindi come li facevano le nostre nonne. Appena le vedete tutte cotte, ci potete versare la salsa di pomodoro, quindi veramente qualche minuto di cottura e vai con la salsa. Ovviamente questa è la salsa fatta in casa, vi abbiamo fatto vedere noi come la facciamo. Noi la facciamo ad agosto, secondo la tradizione. Aggiungiamo il resto della salsa, guardate che bel colore la salsa, il profumo non ve lo possiamo far sentire, ma è incredibile.
Aggiungiamo il sale e ci mettiamo il coperchio. Dopo 4 minuti, controllatelo, il nostro sta cominciando a bollire, quindi abbassiamo la fiamma al minimo e copriamo di nuovo con il coperchio. Qualche minuto prima di spegnere il sugo mettiamo il prezzemolo e amalgamiamo. In totale il sugo cuoce per circa 20 minuti. Possiamo spegnere. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi ventilato. Cominciamo a mettere il sugo nella teglia sotto. Un po' di parmigiano. Prendiamo il nido, vedete, ci mettiamo dentro un po' di mozzarella. Lo caliamo nel sugo in modo che sia bello impregnato, perché deve cuocere appunto nel forno, e lo mettiamo sulla teglia e ci mettiamo, vedete, qualche polpettina sopra. Quindi vedete, pezzettino piccolo di mozzarella al centro, lo caliamo nel sugo bello impregnato e lo mettiamo nella teglia. A questo punto ci mettiamo sopra le polpettine. Quindi faremo così per ogni nido. Questo permetterà ai nidi di tagliatelle al forno di rimanere belli divisi, perché poi non si devono unire tutti come un timballo di tagliatelle, ma i nidi devono rimanere integri. Non si devono poi rompere nel forno, diciamo, anche perché poi andranno serviti belli così nel piatto. Quindi la ricetta, avete visto, è facilissima. Tra l'altro, se dovete dare le polpettine ai bambini è preferibile non soffriggere le polpette, quindi magari calatele direttamente nel sugo senza farle soffriggere. Se invece volete fare questa ricetta completamente vegetariana, seguite gli stessi passaggi, solo che evitate di mettere le polpette nel sugo e il sugo in quel caso lo facciamo con il basilico e non con il prezzemolo. Quindi la variante vegetariana sarebbe così. Aggiungiamo altro sugo sopra, quindi vedete sono veramente impregnati. Il passaggio di calarli all'interno del sugo completamente è fondamentale in modo che non vi vengano crudi, però altro sugo sopra ancora, devono essere completamente ricoperti dal sugo, anche se sulla confezione c'è scritto che questi nidi di rondine secchi cuociono in 5 minuti, però comunque hanno bisogno di sugo, altrimenti non cuociono. Quindi importantissimo, non sottovalutate questo passaggio, fondamentale per la buona riuscita del piatto. È un piatto facile, veloce, però ci vuole come al solito qualche accorgimento. E noi vi diciamo sempre tutto. La ricetta è sempre molto dettagliata, quindi sbagliare è impossibile. Un po' di polpettine poi sono avanzate, però ovviamente non andranno buttate. Vedete come sono coperti i nostri nidi di rondine? Quindi questo deve essere il risultato finale prima di infornarli. Adesso ci mettiamo un bel po' di parmigiano reggiano sopra, in modo che poi si formi anche una bellissima crosticina. La crosticina sopra è sempre la parte più bella della pasta al forno, quindi anche questo non va sottovalutato. Inforniamo a 180 gradi ventilato.
e ci mettiamo sopra la leccarda del forno, vedete, girata in modo che non si brucino sopra. Dopo 30 minuti di cottura possiamo togliere la leccarda e li tiriamo fuori per metterci sulla mozzarella. E poi li rinforniamo per una decina di minuti ancora e saranno prontissimi. Dopo quindi 5-10 minuti, controllate un po' perché dipende dal vostro forno, possiamo sfornare i nostri nidi di tagliatelle al forno. Ve li facciamo vedere. Eccoli qui, guardate soprattutto come sono rimasti compatti. Quindi se vi è piaciuta anche questa ricetta, come al solito iscrivetevi al canale YouTube, dovete cliccare sulla campanella in basso a destra, così riceverete delle notifiche tutte le volte che facciamo una ricetta come questa. Inoltre, se rifate i nostri nidi di tagliatelle al forno, vogliamo vedere la foto, quindi mandateci le foto che noi pubblichiamo in un album su Facebook. E ovviamente taggateci su Instagram perché ci fa molto piacere quando ci taggate nelle stories e ci fate sapere che state guardando una nostra video ricetta per rifarla. Quindi alla prossima ricetta, ciao!